Salve a tutti, bentrovati. Dunque, in questo video vorrei mostrarvi come decorare queste pareti con un prodotto decorativo di Arcas Italia e che si chiama Tampolux. Il Tampolux donerà alle pareti un bellissimo effetto perlescente, creando un gioco di riflessi di luci impossibile da realizzare con altri prodotti. In effetti questa decorazione già è presente sulle pareti, la sto rifacendo di nuovo tale quale e come potete notare già mi sono anticipato con il lavoro facendo alcune cose. Inoltre potete notare anche che ho protetto tutto quello che c'era in questo ambiente per evitare di sporcare, ovviamente. Ricordatevi che tutto il tempo che perderete per proteggere ogni cosa lo guadagnerete alla fine quando poi dovrete pulire. Bene, ora dobbiamo fare una mano di questo fissativo acrilico prima di applicare la pittura bianca che dovrà fare da fondo alla decorazione. Quindi metteremo una parte di questo fissativo acrilico e poi 6 parti di acqua. Ovviamente se utilizzerete un prodotto di marca differente per la diluizione leggerete le istruzioni riportate sull'etichetta del contenitore. Per fare questo lavoro vi consiglio di utilizzare un pennello grande come questo, largo 80 mm e lungo 180 mm e poi un pennello piccolo come questo, piatto, largo 50-60 mm. Ok, ora possiamo anche incominciare. Come già vi ho detto anche in altri miei video, il fissativo acrilico serve per eliminare la polvere residua che c'è sulle pareti. Questa polvere, se non venisse eliminata, nel tempo potrebbe provocare il distacco della pittura che dobbiamo applicare. Mi raccomando, quando avrete finito, vi consiglio di ritornare indietro e con il pennello asciutto dovete stendere le eventuali colature che si possono creare. Purtroppo il fissativo è un prodotto molto fluido, non è denso come la pittura, quindi le probabilità che si possono creare queste colature sono davvero tante e una volta che si saranno asciugate, al lavoro finito purtroppo si vedranno. Un ottimo sistema per scovare queste colature sarebbe quello di oscurare la stanza una volta finito e farsi luce solo con una lampada portatile e poi girare per la stanza con il pennello asciutto per stenderle. Questa che vi sto mostrando è un'ottima pittura lavabile, un bidoncino da 5 litri costa circa 30 euro. Dunque, devo fare 2 mani di questo lavabile perché le pareti devono essere perfettamente bianche prima di applicare il prodotto decorativo. Anche se la pittura l'avete appena acquistata, vi consiglio comunque di filtrarla. Io utilizzo questi collant da donna, ritaglio la parte alta dei collant, praticamente la parte che fa da pantaloncino e ci faccio un nodo. Ok, ho ricavato un filtro gratis e anche molto semplice da utilizzare, bisogna solo appoggiarlo su un secchio e poi versarci dentro il prodotto che dobbiamo setacciare, che dobbiamo filtrare insomma. Faccio questo perché all'interno ci possono essere dei grumi di pittura oppure ci possono essere delle particelle solide che si sono formate sulle pareti del bidone. Queste particelle staccandosi sono cadute nella pittura sporcandola. Comunque eventuali impurità ora rimangono nel collant. Bene, ora per diluire aggiungo il 45% di acqua. Se voi utilizzate una marca differente da questa che vi sto mostrando, allora per la diluizione vi consiglio di leggere le indicazioni riportate sull'etichetta del contenitore. Ovviamente inizio dall'alto facendo 2 passate anche al soffitto. Come già vi ho detto, per realizzare la decorazione perlescente con il Tampolux è necessario farlo su una parete perfettamente bianca e soprattutto priva di macchie. Ecco il motivo per il quale sto pitturando le pareti proprio con il lavabile.
Ovviamente come pittura lavabile vi consiglierei di utilizzare il prodotto Grandi Opere di Alcas Italia, voi però siete liberi di utilizzare qualsiasi marca differente anche da questa. L'importante è utilizzare un prodotto di buona qualità. Come vi dicevo, dovete fare almeno 2 passate, anzi se è necessario farete anche una terza mano perché la parete, come già vi ho detto, deve essere perfettamente bianca e priva di macchie. Ogni passata la potete fare a distanza di circa un'ora quando siamo in estate, insomma, quando fa caldo, ecco. Adesso vi consiglio di utilizzare un rotolo di carta gommata come questo, largo circa 5 cm, per proteggere il soffitto, il battiscopa e soprattutto i coprifili delle porte. Inoltre, prima di applicare questa carta gommata vi consiglio di passarla prima sui vostri indumenti come vi sto mostrando. Faccio questo per stemperare un po' l'adesivo, ossia per rendere l'adesivo della carta gommata meno forte. In questo modo, quando poi l'andremo a rimuovere a lavoro finito, non strapperà via la pittura applicata. Ok, ora dobbiamo applicare di nuovo una mano di questo fissativo acrilico e questa volta lo mischieremo con poca acqua, in particolare metteremo una parte di fissativo e una parte di acqua. Applico di nuovo questo fissativo e soprattutto lo applico molto più concentrato, non per eliminare la polvere residua come vi ho mostrato all'inizio del video, ma lo applico per rendere le pareti meno assorbenti. In poche parole, creerò una pellicola impermeabile sulle pareti che di fatto ritarderà un pochettino l'essiccazione del prodotto decorativo. Con questo piccolo trucco quindi avrò più tempo per lavorarlo. Come potete notare, ho spento le luci e praticamente sto lavorando al buio, facendomi luce solo con una lampada portatile. Faccio questo perché riesco a vedere meglio dove sto applicando questo fissativo. Ecco, guardate, ad esempio in questo punto non l'ho messo ancora il fissativo, quindi grazie a questa lampada portatile mi sono reso conto e quindi vado a passare il pennello sopra. Mi raccomando, non lasciate nemmeno un pezzettino di parete scoperto da questo fissativo, perché nei punti dove non lo metterete il prodotto decorativo che applicheremo dopo poi asciugherà molto più velocemente e al lavoro finito si vedranno delle macchie molto brutte da vedere. Fate anche attenzione a non rimanere delle colature, quindi ogni tanto guardate bene e passateci il pennello sopra per stenderle. Per creare il tampone che servirà per decorare, adesso utilizzo questi 3 panni che si usano per pulire la casa. Li posiziono sfasandoli un pochettino, creando una sorta di stella, dove si vedono le punte di questi panni disposte quasi in modo regolare. Al centro di questa stella ora metto un pomello di un mobile, voi potete mettere anche un tappo di sughero di una bottiglia, insomma è la stessa cosa. Poi racchiudo tutto e poi applico del nastro isolante per creare un manico per impugnare bene il tampone. Non vi consiglio di utilizzare la carta gommata perché altrimenti si spugnerebbe con l'acqua. Il tampone è pronto, ora prima di utilizzarlo bisogna bagnarlo un pochettino.
Fatto, ora dobbiamo strizzarlo per bene per rimuovere tutta l'acqua, deve essere solo leggermente umido. Questo è il prodotto decorativo ad effetto perlescente che devo applicare, si chiama Tampolux ed è prodotto sempre dall'azienda Alcas Italia. È un prodotto pronto all'uso, ma io aggiungo un 10, massimo 15% di acqua per diluirlo. Così facendo ritarderò l'essiccazione e avrò quindi un po' di tempo in più per applicarlo. Ora prendo un vecchio coperchio di un bidone di pittura ben pulito che utilizzerò come tavolozza per intingere il tampone. A questo punto posso incominciare a intingere il tampone con il prodotto decorativo. E siccome è la prima volta che sto utilizzando questo tampone, ovviamente in questa fase assorbirà molto prodotto, quindi mi raccomando, bagniamolo bene con questo prodotto decorativo. Bene, ora indosso un paio di guanti di lattice per ovvi motivi e continuo poi a intingere il tampone. Chiedo scusa se mi ripeto, ma solo in questa fase il tampone assorbirà molto prodotto, poi durante l'applicazione sulle pareti non assorbirà più così tanto, quindi è sufficiente stendere il prodotto direttamente sulla parete e poi andarci a tamponare sopra con il tampone. Infatti guardate, stendo prima il prodotto con il pennello piccolo nelle parti più scomode e poi dopo utilizzo il pennello grande per stendere il prodotto sulle aree più ampie. Una volta che l'avremo steso su una superficie di circa 1 metro quadrato, lasciamo subito il pennello e prendiamo il tampone e tamponiamo dappertutto. La tecnica che sto utilizzando è la seguente, ossia quando vado a dare un colpo di tampone con la mano faccio mezzo giro a destra, poi quando vado a dare l'altro colpo di tampone faccio mezzo giro con la mano, questa volta a sinistra. E vado avanti così fino a quando non finisco l'area sulla quale ho applicato il prodotto. Ok, ripeto la procedura, stendo il prodotto su un'altra area di circa 1 metro quadrato e poi prendo il tampone e subito vado a tamponare dappertutto. Appena avrete finito di decorare una parete, rimuovete subito la carta gommata, perché se il prodotto asciugherà, nel rimuovere questa carta gommata potrebbe venire via la decorazione. Il prodotto che sto utilizzando adesso è di colore argento, quindi probabilmente non lo noterete dal video, però vi assicuro che da vicino è molto bello da vedere, infatti ha degli effetti perlescenti con dei giochi di luce davvero unici. Comunque dovete sapere che il Tampolux viene prodotto anche in altri colori molto più intensi, sta a voi scegliere ovviamente. Ok, ora ritorniamo alla spiegazione. Quindi dopo che avrete steso il prodotto, per evitare che si possano creare delle giunture sulla linea gialla evidenziata da queste frecce che vi ho messo, dobbiamo essere veloci nel tamponare. Questa cosa ricordatevela bene. Appena avrete finito di tamponare questa porzione di parete, poi stendiamo velocemente il prodotto sull'area accanto e dopo poi sempre in modo veloce andremo a tamponarci sopra. Chiedo scusa se mi ripeto, vi metto di nuovo la linea gialla per farvi capire il punto critico dove si possono formare le giunture, quindi come già vi ho detto dobbiamo essere veloci.
Un altro consiglio che vorrei darvi è che potrebbe essere utile utilizzare una lampada portatile come vi sto mostrando nel video per individuare i punti sulla parete dove vi è sfuggito tamponare sopra al prodotto decorativo. Ricordatevi però che questa correzione, ossia ritornare indietro e tamponare sulla parete, la potete fare massimo entro 10 minuti dal momento in cui avrete steso il prodotto. Trascorso questo tempo non potete andare a fare nessun ritocco, altrimenti si formeranno delle macchie scure molto brutte da vedere. Comunque, se volete andare sul sicuro, vi consiglio di applicare il Tampolux nella stagione invernale oppure massimo in primavera, perché sono i periodi nei quali fa meno caldo e quindi il prodotto asciuga meno velocemente. Di conseguenza avrete più tempo per decorare e meno probabilità che si possano formare le giunture tra una porzione di parete e un'altra. Le frecce gialle stanno sempre a indicarvi il punto critico dove si possono formare le giunture, quindi fate molto attenzione, soprattutto quando applicherete il prodotto. Cercate di andare proprio su questa linea che vi ho messo con le frecce. Poi con il tampone cercate di decorare in modo da non far venire le giunture. Questo prodotto decorativo, oltre a essere molto bello da vedere, e dopo lo potete notare quando vi mostrerò il lavoro finito, è anche molto lavabile, resistente alle abrasioni e soprattutto indicato nei luoghi dove volete dare un tocco di classe all'ambiente, ma nel contempo non volete eccedere con una decorazione molto fastosa. Ok, appena finito ricordiamoci di rimuovere immediatamente la carta gommata. Attenzione, se non siete soddisfatti di come vi è venuta la parete, non vi preoccupate che dovete solo ripetere la procedura. Allora, per risolvere il problema dovete attendere che la parete asciughi bene. Il giorno dopo dovete fare direttamente sulla parete decorata 2 mani di pittura lavabile bianca. Poi, una volta che si sarà asciugato questo lavabile, dovete fare una mano di fissativo acrilico concentrato, ossia dovete mischiare una parte di questo fissativo e una parte di acqua. Infine, quando il fissativo si sarà asciugato, dovete applicare di nuovo il prodotto decorativo ed è fatta. Allora, cosa ne pensate? Come vedete, questo ambiente è cambiato completamente. La pittura decorativa che vi ho mostrato, oltre ad abbellire le pareti, le proteggerà anche da graffi e da piccoli urti accidentali. Questo perché il Tampolux, una volta asciugato, risulterà molto resistente. Il colore che ho scelto è un argento non molto carico, voi però potete scegliere tra tanti diversi colori, sta a voi decidere, perché ovviamente è una questione di gusti. Comunque, se volete replicare anche voi quello che vi ho mostrato, fate tesoro dei miei consigli e provateci, non abbiate timore. Ovviamente nessuno di noi è capace di fare cose che non ha mai fatto, questo mi sembra scontato, però con i giusti consigli tutti noi possiamo fare tanta strada. Forse non ci crederete, ma io all'età di 30 anni non ero nemmeno capace di diluire un po' di pittura dentro un secchio. Poi, sposandomi e avendo la responsabilità di mantenere una famiglia, allora mi sono dato una mossa e ho imparato a fare tante cose. Addirittura a 62 anni di età adesso mi sono messo su YouTube a dispensare tanti consigli utili attraverso i miei tutorial, sperando di rendere il vostro cammino nel campo del fai da te molto più facile del mio.
Bene signori, se avete gradito questo tutorial mettete un mi piace a questo video e condividetelo sui vari social se potete. Con questi due piccoli gesti per voi insignificanti ma per me invece molto importanti darete una bella spinta a questo video e di riflesso ovviamente la darete anche a tutto il mio canale. Vi ringrazio con tutto il cuore e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!